Eccoci qui ragazzi, bentornati in questo nuovo video e benvenuti a parlare, o meglio, facciamo il punto della situazione e andiamo ad analizzare le dichiarazioni di Igor Tudor, che ha detto che la Serie A è il campionato più scarso della Liga 1, in Italia non c'è nessuna squadra comparabile al Paris Saint-Germain, dal sesto posto in giù in Italia sono tutte più scarse del campionato francese. È diventato oramai una sorta di cantilena per tutti dire sì, ma la Serie A a livello di spettacolo è più scarsa e ci sono campionati molto più forti. Da alcuni punti di vista è anche vero, però c'è da dire che bisogna comunque argomentare e andare ad analizzare i numeri, che poi non è che vai ad analizzare i numeri solo a tuo favore, quindi io ho preparato degli screenshot con le due classifiche a confronto, cosa sono gli expected goals, perché si parla tantissimo di questa statistica e andremo a vedere nel dettaglio cosa significa. Mi metto un attimo lo screenshot delle statistiche tra Ligue 1 e Serie A e le andiamo a vedere, eccole qua. Allora, gli expected goals, che sono i gol attesi, ovvero pericolosità dell'azione, tra virgolette, poi andremo a leggere che cosa sono, in favore del campionato francese di uno 0,4%, che non è tantissimo. Tiri in porta favorevole alla Ligue 1 per uno 0,4%, che non è tantissimo, però fa il suo gioco. Filtranti per partita nettamente in favore del campionato francese, anche se è una statistica fine a se stessa, perché i filtranti per partita tu devi andare ad analizzare una squadra che gioca, quali sono le squadre che giocano in verticale, ci sono altre squadre che prediligono il cross e tante altre cose, quindi è una statistica un po' fine a se stessa. Duelli offensivi vinti in favore della Serie A e il media possesso palla in favore della Serie A. Andiamo a vedere che cosa sono gli expected goals, perché non lo sapevo, e condividiamo con voi anche questa notizia. Io l'ho preparata, eccola qua. Allora, statistica applicata al calcio. Che cosa sono gli expected goals? Gli expected goals, che sono l'acronimo del termine inglese, o in italiano gol attesi, sono semplicemente i tiri fatti da una squadra ai quali viene poi assegnata una probabilità di fare gol. Attraverso questi expected goals si cerca di misurare non solo la quantità di tiri, ma anche la loro qualità, ovvero la probabilità di trasformarsi in gol. È questo, in poche parole è questo, le maggiori probabilità, o meglio la pericolosità dei tiri. Questa probabilità non è assegnata a caso, ma deriva dall'analisi e dalla classificazione di decine di migliaia di tiri fatti nei vari anni e nei 5 campionati europei. Ognuno classificato in base a posizione, distanza, angolo del tiratore, tipo di passaggio ricevuto, presenza o meno di una marcatura, presenza o meno di giocatori che oscurano lo specchio della porta, eccetera. Una volta classificati, si è semplicemente misurato quanti gol con quel tiro, cioè da quella posizione o con quelle caratteristiche, sono stati fatti. Per fare un esempio semplicissimo, su migliaia di calci di rigore, i rigoristi di Liga, Serie A, Bundesliga, Premier e Liga 1 hanno fatto gol il 76% delle volte. Quindi abbiamo scoperto, almeno io, perché non lo sapevo, che cos'era questa statistica, perché l'ho letta dappertutto e mi sono detto ok, qua c'è bisogno di andarsi ad informare, perché non lo sapevo. Statistica che mi può anche stare bene, perché andare ad analizzare la pericolosità delle azioni è una cosa che mi sta bene, e va benissimo che la Ligue 1 sia più pericolosa nelle azioni, tutto quello che volete, però c'è da analizzare una cosa in primis. Caro Tudor, quante squadre francesi ci sono ai quarti di finale di queste coppe europee? Quante ce ne sono? Una sola, c'è il Nizza in Conference, mi sembra. Per il resto siete uscite tutte quante. Quindi la Serie A può essere più scarsa quanto vuoi tu, quanto dici tu. Io non sono d'accordo, perché a livello tattico siamo nettamente superiori, punto primo, perché riusciamo ad andare in Europa e cercare di diventare camaleontici in base alla partita.
Detto questo, non voglio dire che la Ligue 1 sia un campionato scarso, però i risultati parlano chiaro. In Europa ci sono tantissime squadre italiane ancora in gioco, quando la Francia non ne ha portata, ne ha portata una sola. Il Paris Saint-Germain è uscito, è vero, è uscito col Bayern Monaco, però il Paris Saint-Germain è uscito anche l'anno scorso, è uscito anche 2 anni fa, è uscito anche 3 anni fa. Non è che troviamo questo Paris Saint-Germain che sta dominando la scena europea, perché dominare un campionato di appartenenza, mi rifaccio al fatto che Tudor dice in Italia non c'è una squadra come il Paris Saint-Germain. Dominare un campionato in Francia con le tasche del Paris Saint-Germain sarebbe la cosa più semplice del mondo, anche se viene qualcuno, qualche straniero, e va a fondare una società con tantissimi miliardi, prende i migliori calciatori, li mette in campo così, tanto per fare una formazione, e va a finire che il campionato francese pure lo vinci, cosa che non succede e non succederà mai in Serie A. Perché? Perché in Serie A le sfide tra alta e bassa classifica, gli estremi della classifica, sono molto più complicate del campionato francese, anche da pronosticare. Perché se andiamo a fare, per esempio, prendiamo un Paris Saint-Germain contro l'ultimo in classifica, il Paris Saint-Germain vincerà 7-0 nella prima mezz'ora, finita la partita, cosa che in Italia non succede se andiamo a vedere un Napoli-Cremonese, un Milan-Cremonese, un, che so, Juve-Verona, Inter-Sampdoria, partite così in Italia non sono mai scontate, quindi cioè, per me questo è un dato di fatto che fa sì che le dichiarazioni che il campionato italiano è più scarso di quello francese comunque cadano un pochino, quindi non sono d'accordissimo con Tudor. Poi sono d'accordo con Tudor per quanto riguarda i ritmi di gioco, i calciatori dal punto di vista atletico che sono più pronti. È un calcio più offensivo perché fanno tutti lo stesso calcio, più o meno cercano di giocare tutti quanti a calcio. È difficile che in Francia trovi una squadra che si venga a chiudere tutte e 10 dietro la linea del pallone, però in quella circostanza, se tu non ti vai a chiudere contro una squadra fortissima, la perdi per forza la partita e non hai nemmeno quel 25, 30, 35% di chance di poter portare punti a casa. Quindi questo si chiama tatticismo, che forse in Francia ancora deve arrivare, e perciò non riuscite a fare risultato in Europa. È tutto qua. Poi se andiamo a vedere, loro secondo me avranno analizzato le classifiche, perché se vediamo la classifica della Serie A che vi metto qua, tra punti fatti e differenza reti, la Liga è messa un po' meglio, ma c'è più competizione a livello di punteggio, secondo me, ma non dal punto di vista, vedete, perché comunque il Paris Saint-Germain con una partita in più a 5 punti meno del Napoli, quindi già questo, già stiamo parlando di aria fritta, caro Tudor. Poi ovviamente c'è tutto il treno delle inseguitrici, che sono tutte quante lì come in Serie A, ma hanno fatto più punti le inseguitrici rispetto alla prima in classifica. Non si è presentata la situazione che si è presentata in Serie A con il Napoli, che ha allungato tantissimo, e dietro che hanno perso punti a ripetizione quasi tutti quanti. Poi se vogliamo parlare delle squadre dal sesto posto alla fine della classifica, io mi prendo sempre molto più volentieri un Udinese, un Bologna, che so, la Fiorentina, le squadre che abbiamo nei primi 10 posti, dal sesto al decimo, al posto di un Reims, un Lorient, un Montpellier, un Tolosa. Cioè, ragazzi, se dobbiamo paragonare per risultati fatti nella storia del calcio e per pericolosità, più che altro, delle squadre di Serie A, io mi tengo sempre, tutta la vita, le squadre di Serie A, anche nelle parti basse della classifica. Mi tengo molto più volentieri una Cremonese, una Sampdoria, che un Engels e un Ajaccio, che
non mi sembrano poi formazioni più forti delle squadre che abbiamo in Italia in bassa classifica. È vero, se guardiamo i punti, perché c'è un divario, il secondo posto in Italia va da 52 punti, quando in Francia il secondo, il Marsiglia, ha fatto 59 punti, è vero, con una partita in più, quindi mettiamo 3 punti in più, alla seconda in classifica in Italia sono 55, hai più punti sicuramente, però questo non vuol dire che la Serie A è più scarsa, vuol dire che la Serie A è più tattica, caro Tudor, quindi essendo più tattica riusciamo di più in Europa e questo è il mio piacere. Caro Tudor, tu hai la tua idea, io ho detto la mia. Mi fa piacere condividere queste informazioni con voi e poi abbiamo imparato anche che cosa sono gli expected goals quest'oggi. Io non lo sapevo, forse voi lo sapevate, e andiamo a vedere di dire la nostra, perché è diventato un luogo comune dire che la Serie A è diventato un campionato scarso. Può essere, non può essere, le opinioni possono essere diverse, tutto quello che volete, però da lì a buttare fango su un campionato, quando io da allenatore, per quello che ha fatto in Italia, l'ho sempre stimato, come calciatore sì, anche, però è un tipo di calciatore abbastanza fisico che a me non piace troppo, però un grandissimo centrocampista, per amor di Dio, nessuno lo mette in dubbio. Da allenatore anche un calcio offensivo, un calcio moderno, però queste dichiarazioni secondo me se le potevi risparmiare, caro Tudor. Ragazzi, ci vediamo nel prossimo video, iscrivetevi al canale e sempre Forza Napoli. Ciao!